Bonjour, je suis Maria-Cristina, vous êtes sur mon canale Astro Tarotina. Salve, sono Maria-Cristina e siete sul mio canale Astro Tarotina. Je vous avais dit que pour la prochaine vidéo, il y aurait une surprise. Et les voilà, les surprises. Claire e Pietro Alberto che mi poseront des questions, Claire in français e Pietro Alberto in italiano. Quindi vi avevo detto nel mio video precedente, avevo scritto piuttosto che ci sarebbe stata una sorpresa per oggi. E la sorpresa è qua, eccola qua, Claire e Pietro Alberto che mi faranno delle domande di astrologia e di tarocchi, ovviamente in francese Claire e in italiano Pietro Alberto. Je vous rappelle que vous pouvez activer la fonction sous-titres, donc nous l'avons effectivement mise au point dans 4 langues, en français, en italien, en espagnol et en anglais. Vous pouvez donc suivre tranquillement toute cette interview sans problème. Donc vi ricordo che abbiamo attivato la funzione sottotitoli in italiano, francese, spagnolo e inglese, quindi potrete seguire questa intervista, questo video, questo breve video senza problemi. À la fin, il y aura une autre petite surprise, probablement, et avec une petite pratique aussi, et donc restez avec nous jusqu'à la fin. Quindi alla fine ci sarà un'altra piccola sorpresa con una pratica e rimanete con noi fino alla fine. Je donne la parole à Claire qui va se présenter. Bonjour tout le monde du coup, donc moi c'est Claire, vous me connaissez peut-être déjà, je suis un peu la personne dans l'ombre derrière les vidéos YouTube et le compte Instagram. Donc voilà, si vous nous suivez sur une des deux chaînes, voilà, je suis la petite main dans l'ombre. Et donc du coup avec Pietro Alberto on s'était mis d'accord sur les questions qu'on va poser aujourd'hui à Maria-Cristina pour proposer un super interview. Salve a tutti, io mi presento, sono Pietro Alberto, come l'ha detto Maria Cristina. Oggi siamo qui con Claire anche per fare diverse domande in cui ci siamo posti, ecco, con questa ragazza sull'astrotarologia, se possiamo dire così. Io seguo dall'inizio quasi i video su Instagram, ho guardato i primi video YouTube e quindi effettivamente qualche domanda sono uscite fuori perché comunque dopodiché bisogna comunque andare avanti un po' su perché, cosa, come, quando e quindi adesso potremo sviluppare questa cosa. Grazie, grazie mille. Et quindi je donne la parole honneur d'âme, comme on dit, même si c'est pas très à la mode, mais bon bref, je donne la parole à Claire en français. D'accord, alors pour la première question, ça va être une question assez simple, c'est pourquoi est-ce que tu as décidé de te lancer sur Instagram? Alors, bon, j'essaie de regarder les gens qui me posent la question, c'est une nouveauté, c'est quelque chose de nouveau pour nous aussi. Bah, écoute, d'abord parce que c'était le mois de décembre, déjà, voilà, quand j'ai eu cette idée-là et donc j'étais contactée. Et nous avons construit d'ailleurs un peu ensemble cette idée petit à petit sur Instagram. La base était, donc, mois de décembre, Sagittaire, signe double de feu. Et je dirais aussi l'idée de partager ce qui me passionne. Donc, effectivement, l'astrologie et les tarots, mais pas que. En effet, si vous êtes déjà allé sur mes pages Instagram, si vous ne l'avez pas fait, c'est très grave, non je rigole, allez-y. Et vous verrez que je partage effectivement sous forme de vidéos, sous forme de publications, sous forme de photos, ce que j'aime profondément, l'astrologie, les tarots, la littérature, la photographie, la nature, l'art, et puis peut-être j'ai oublié encore des choses. Et l'idée c'était de relater un peu le fondement, les bases de la pensée humaine. Alors vous me direz, ah oui, c'est quelque chose de très grandiose, pas du tout. De trouver un lien entre ces éléments, la nature et notre vie quotidienne, notre vie de tous les jours, et de proposer, d'ailleurs c'est ça mon attitude, de proposer des pistes de réflexion et ensuite à chacun et à chacune éventuellement d'approfondir de son côté ce qui les intéresse vraiment. Première chose c'était ça globalement. Ensuite je voulais aussi essayer de toucher un public de tout âge. Donc effectivement c'est vrai que sur Instagram il y a un public peut-être un peu plus jeune que mon âge, même si je suis un enfant, mais quand même, donc c'était aussi cette idée-là, voir comment les personnes réagissaient, sortir un peu effectivement de l'ombre et aussi tester ces nouveaux moyens de communication que je dois dire je connaissais très mal, voire pas du tout Claire, les petits anges de Claire, laissez quand même très bien et voir le potentiel dont j'avais entendu parler bien sûr et aussi les difficultés qu'on rencontre en travaillant avec ces outils-là qui demandent quand même
beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup de connaissances techniques et pas techniques, même connaissances aussi au niveau de la communication. J'espère che j'ai répondu. Absolument. Merci. Pietro Alberto, Sì. passiamo all'italiano. Allora, dopo questa bellissima risposta su perché è stata aperta la pagina Instagram, io in tutta logica volevo capire un po' nel procedimento perché dopo ti sei detta vorrei lanciarmi su dei video YouTube. Allora, il passaggio a YouTube è stato un pochino più delicato perché diciamo che la mia natura profonda non è quella sicuramente di espormi e di mostrarmi, quindi non è stato facile decidere di farlo. Il canale YouTube in realtà l'abbiamo aperto, creato con Claire il 30 gennaio del 2024, quindi sotto il segno dell'acquario, un segno d'aria fisso, ma che è legato veramente alle nuove tecnologie, a tutto quello che è all'avanguardia, alla comunicazione, al collettivo, alla condivisione. Poi è stato lasciato un po' così perché effettivamente ero molto presa dalla creazione, da riflettere su cosa volevo mettere su Instagram. E poi piano piano le idee si sono chiarite, ho cominciato a capire come avrei voluto proporre l'astrologia e i tarocchi su YouTube, soprattutto perché il canale YouTube mi permette di avere un tempo più lungo. Allora per il momento abbiamo deciso di avere un formato di circa una ventina di minuti, che è un formato abbastanza medio, non troppo corto, non troppo lungo, dove effettivamente declino gli stessi elementi che ho detto su Instagram, cioè quello che mi appassiona, l'astrologia, i tarocchi, la storia, la filosofia del pensiero umano, la letteratura, l'arte, la musica, cosa che non ho detto, che effettivamente c'è anche nei miei video perché c'è una musica all'inizio del video e una musica alla fine, ma su Instagram per esempio tutti i miei video, tutte le mie fotografie sono praticamente accompagnate quasi sempre dalla musica, che mi sembra indissociabile dalla mia vita di tutti i giorni. E il primo video ho deciso, invece questa è proprio una decisione che ho preso, ho deciso di proporlo, di pubblicarlo il giorno del mio compleanno. E questo è il 13 aprile, quindi se vedrete il mio primo video del canale YouTube, data il 13 aprile, che è il giorno del mio compleanno, non vi dico quale, ma è il giorno del mio compleanno, ma in realtà l'ho detto ampiamente su tutti i social. È una data, come potrete capire, per me comunque simbolica e ci tenevo veramente che questo spazio fosse aperto energeticamente in questo momento, nel momento in cui c'era il ritorno del mio sole, quindi come avrete capito in Ariete, con l'energia dell'Ariete, che è un'energia di fuoco prorompente e legata alla progettualità, cioè al piacere di creare e di aprire nuove strade e nuovi progetti. L'Ariete se no si annoia. Ha bisogno di sfide continue. Ok, grazie. Ho risposto? Benissimo, grazie mille. Claire. Alors maintenant qu'on a un peu abordé tout ce qui touchait aux réseaux sociaux, on va peut-être se plonger un peu plus dans tout ce qui est tarot et astrologie. Oui. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est qu'une carte du ciel? Alors, la carte du ciel, bon, Claire pose les questions en français, Pietro en italien, mais vous avez pu voir que Pietro parle aussi Je comprends les deux. voilà, les deux, et Claire aussi, si vous voulez, donc je peux comprendre. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent, effectivement, qu'est-ce que c'est qu'une carte du ciel? Qu'est-ce que c'est qu'un thème natal, qu'un thème astral? Alors, je pense que vous connaissez ce petit dessin que je vous ai déjà montré à plusieurs reprises. Et ça, c'est une carte du ciel vide. Hein. Je fais exprès de ne pas prendre la carte du ciel de quelqu'un parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement privé. Donc c'est, comme vous voyez, un cercle, c'est représenté sous forme de cercle, donc 360 degrés, où apparaissent, vous voyez les glyphes, les symboles des 12 signes du zodiaque. Et chaque signe occupe un espace de 30 degrés. Ensuite, avec le jour, le mois, l'année, l'heure et les lieux de naissance de la personne, on trouve sur des tables qui s'appellent éphémérides, on trouve la position de chaque planète dans chaque signe, donc on le positionne effectivement sur ce cercle. Et après, je ne sais pas si vous avez déjà vu une carte du ciel, vous avez plein de traits, plein de lignes d'ailleurs, généralement rouge et bleu, enfin même verte, mais disons on s'arrête au rouge et au bleu. Ces lignes-là sont appelées dans notre jargon aspects.
Et les aspects, ce sont des distances angulaires, c'est-à-dire un degré qui sépare les différentes planètes luminaires ou parties importantes, points importants d'une carte du ciel et qui peuvent être donc harmonieux ou dissonants. Et selon donc, que ce soit harmonieux ou dissonant, les signes dans lesquels ils sont, les positions qu'ils forment, on les interprète par la suite. Alors, les éphémérides, comme je dis, ce sont des tables qui existent depuis des temps immémoriaux. Aujourd'hui, elles sont très très perfectionnées parce que la position est vraiment calculée de façon mathématique, scientifique, très très précise et qui nous donne donc la position des luminaires essentiellement et la position des astres, des planètes à un jour précis dans un signe. Donc, et on peut, grâce à ces tables-là, aussi aller rechercher la position, par exemple, d'une planète dans les années, dans les siècles passés, et on peut aussi l'obtenir pour le futur. C'est pour ça que on peut aussi faire, entre guillemets, du prévisionnel, c'est-à-dire on peut aller voir où cette planète sera, par exemple, dans quelques années, pour essayer d'avoir une projection. Alors, l'autre chose que je n'ai pas dite, donc j'ai déjà parlé, mais je insiste, c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a aussi des chiffres de 1 à 12. Alors, ces chiffres-là correspondent à des secteurs, et ces secteurs sont appelés des maisons, et les maisons correspondent à différents secteurs, parties de notre existence. Donc, la lecture d'un thème englobe tout ce que je viens de vous dire. Donc, vous comprenez que c'est un travail long, et une interprétation qui peut effectivement être assez complexe. La domification fait que selon le système qu'on prend en considération, c'est toujours un calcul mathématique. Je reviens sur ça, c'est-à-dire que l'astrologie se base vraiment sur des calculs mathématiques au niveau du dessin de la carte du ciel. Au niveau de l'interprétation, c'est une paire de manches, effectivement, mais la largeur, l'amplitude de ces maisons peut être différente. Là, elles sont toutes égales, vous voyez, elles ont toutes la même... voilà. Parce qu'on peut prendre en considération des systèmes de calcul différents qui donneront donc des amplitudes de maisons différentes. C'est un peu technique, mais voilà, j'essaie d'être le plus simple possible. Io avrei solo una piccola domanda. Piccola, mi fa paura, piccola. Sì. In francese hai utilizzato la parola aspect, Sì. che in italiano, se capisco bene, sarebbero gli aspetti. Aspetti, esatto. Ci puoi spiegare un po' meglio cosa sono gli aspetti in astrologia? Sì, cerco. Allora, Proviamoci. gli aspetti sono, come dire, la distanza angolare espressa in gradi che divide i pianeti, i luminari o i punti che sono presenti sulla carta del cielo. Ossia, se noi abbiamo per esempio un Sole qua in Ariete, io sono Ariete, un Sole in Ariete, e abbiamo un altro pianeta per esempio in Cancro, tracciamo una linea e questa linea ci dà la distanza angolare fra i due pianeti e in funzione dei gradi diciamo che questo aspetto è dissonante o armonioso. Questa è la base, se vogliamo, generale. La teoria degli aspetti in realtà insomma, è abbastanza complessa, nel senso che si fonda sui principi pitagorici della scuola di Pitagora, quindi sulla relazione fra la figura geometrica, la teoria dei suoni che Pitagora aveva, l'armonia, i suoni dei pianeti, insomma, vabbè. E quindi fa sì che, secondo questo principio, se il cerchio è suddiviso in 2 o in 4 parti, l'aspetto ha delle caratteristiche dissonanti, se invece corrisponde a una suddivisione in 3 o 6 parti di questo cerchio, l'aspetto è piuttosto armonico. Esempio, perché lo so che così abbastanza ci si perde. Allora, per esempio, possiamo avere il caso in cui 2 pianeti sono uno attaccato all'altro, ok? Sono presenti, cioè nello stesso segno spesso quando sono uno attaccato all'altro. Allora in questo caso si chiama la congiunzione e non c'è nessun grado che li divida. La congiunzione allora non è, diciamo, né positiva né negativa in sé, dipende quali sono i 2 pianeti che sono vicino, se sono 2 pianeti che possono andare d'accordo o meno, e poi in che tipo di segno sono, un segno che è favorevole a loro o no, e in che tipo anche di casa, quindi vedete tutta la complicazione.
Poi faccio molto molto Sì, rapidamente, fai un- abbiamo, vi dico gli aspetti più, diciamo quelli più di base, poi ce ne sono altri, comunque il sestile che è un aspetto positivo, cioè quando i due pianeti o i due punti, diciamo così, sono separati da 60 gradi, sono 60 gradi che li separano. E sono le famose linee blu, cioè che mi danno l'idea di armonia, mentre le linee rosse sono quelle dissonanti. E in questo caso i pianeti, bisogna avere un caso pratico, comunque sono in buon aspetto, cioè cosa vuol dire? Che in un sestile dialogano fra loro, che non, sono proprio in un atteggiamento di dialogo, di conversazione, nessun pianeta prevarica sull'altro, ok? Quindi armonico. Sì. Poi abbiamo effettivamente la quadratura. La quadratura, che è simboleggiata da un quadrato proprio e da una linea rossa, quando i pianeti, questi pianeti che formano un aspetto fra di loro, sono separati da 90 gradi. E in questo caso vedremo che, come dire, sono veramente in un aspetto quasi di scontro. Sono i 90 gradi o addirittura di blocco. Ci può essere un blocco fra le energie di questi due pianeti, il segno in cui sono, di blocco o di tensione. Il trigono sono 120 gradi ed è un aspetto estremamente positivo perché quando sono 120 gradi che separano questi due pianeti vuol dire che i due pianeti si trovano in segni che appartengono allo stesso elemento. Quindi per forza se i pianeti sono in un segno che appartiene allo stesso elemento sono in una relazione fra di loro armonica. E poi finisco perché penso che abbiate una testa così, comunque è l'opposizione 180 gradi, cioè un pianeta è qua e l'altro pianeta è qua, quindi all'opposto, come dice la parola stessa. Allora spesso la gente si impressiona, no? Quando vede l'opposizione perché è proprio un confronto. In realtà l'opposizione spinge a lavorare, spinge a capire il perché, spinge ad agire, a fare qualcosa e quindi spesso, se è ben conscientizzata, l'opposizione diventa che cosa? Una complementarietà. Molto È interessante. un po' Sì, complicato, però insomma ho cercato di spiegarvi. Mi Grazie. direte poi se sono stata chiara nei commenti. Alors, on va peut-être un petit peu parler maintenant du tarot, comme on a pas mal parlé d'astrologie. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu comment se compose le jeu de tarot, justement? D'accord. Alors, je vous montre un tarot de Marseille, parce que tarot, c'est un terme générique. Moi, c'est vrai que quand je dis tarot, j'entends toujours les tarots de Marseille, avec lesquels je pratique. Donc, les tarots de Marseille que j'ai ici dans la main, j'ai la version de Camouin Jodorowsky. Il y en a plusieurs, des versions, effectivement. Se compose de 78 arcanes, arcanes du latin arcanum, qui veut dire secret. Donc nous avons le 22 arcanes majeurs qui vont de 1 à 21 avec le mat qui n'a pas de numéro. Ce sont voilà, ces cartes-là, que vous connaissez peut-être depuis le temps où vous me suivez, n'est-ce pas? Donc vous avez tout appris. Je rigole. Voilà, et ensuite vous avez les 56 arcanes qui sont appelés mineurs, qui sont divisés par couleur. C'est-à-dire, nous avons les épées, voilà, qui correspondent à l'élément air, et donc à tout ce qui est mental, réflexion, logique, intellect. Ensuite, nous avons les coupes, qui représentent l'élément eau, c'est-à-dire l'émotion, les sentiments, le ressenti, l'imagination aussi, bien sûr, la réceptivité. Les bâtons, qui représentent l'élément feu, et donc l'action, le désir, la volonté, la création, bien évidemment. Et pour finir, les deniers qui représentent l'élément terre, avec la matière et nos besoins. À l'intérieur de ces 56 arcanes dits mineurs, je n'aime pas tellement le terme, mais c'est comme ça, donc nous avons les 4 valets, reines, rois et cavaliers, chacun pour les 4 couleurs, et puis nous avons, qui sont appelés honneurs, et puis nous avons les numérales de 1 à 10, bien évidemment pour les 4 couleurs. Alors je vais y arriver, oui, là vous avez par exemple, voilà, un exemple, c'est valet, reine et roi et cavalier de coupe.
Et ils représentent, souvent les utilisent comme portrait psychologique pour approfondir un peu des aspects psychologiques ou des questions qui sont un peu plus psychologiques, alors que le numéral d'un 10, on les utilise pour des questions un peu plus pratiques de la vie quotidienne, si c'était ça un peu aussi la question. Absolument. Voilà. Allora io riprendo un po' in italiano velocemente, quindi ci hai presentato un po' i tarocchi di Marsiglia, anche se avete tutti i sottotitoli, quindi seguite benissimo quello che sta dicendo. Io vorrei solo capire un attimo l'ordine di lettura di questi tarocchi di Marsiglia. Okay. Come leggo, come si Esatto. legge. Allora, i tarocchi di Marsiglia vengono letti, faccio vedere a loro, Sì, faccio anche. vedere a te. Vengono Claire. letti, Claire ormai la sa, Ormai questa sa no. tutto. Allora, vengono letti dall'alto verso il basso e vengono letti dalla sinistra verso destra, Ok. sapendo che a sinistra si indica sempre il passato, Ok. a sinistra della carta Sì, intendo, e a destra della carta. A destra della carta sì, perché ho un momento Sì, sì. a destra della carta si indica sempre il futuro. Allora, le letture, Pietro Alberto, possono essere molteplici, dipende effettivamente dalla creatività e dipende dalla sensibilità della persona che legge. Che sta Certo, ci leggendo. sono degli elementi di base, per esempio, questo è un papa, è il Papa, non posso dire che il Papa sia il bagatto, cioè ci sono Sì. ci sono degli elementi che non è che posso invertire, però poi nell'ordine delle carte l'interpretazione che faccio, per esempio si guardano, non si guardano, la Ok. carta è sopra e sotto e di fianco, naturalmente la lettura C'è quello qualcosa in sì. più. Perché una lettura sia efficace, questo penso che sia veramente importante, occorre che la persona che effettua la lettura sia come dire, profondamente all'ascolto della persona che fa la domanda, che aiuti la persona anche a definire la domanda, questo è molto importante, più la domanda è precisa, più la risposta sarà naturalmente precisa, e anche che sia all'ascolto naturalmente della carta, cioè deve essere all'ascolto sia della carta che al servizio, direi proprio in questo caso, la parola mi sembra giusta. Ok, grazie. E quindi ne avevo anche una seconda, perché hai parlato di due cose prima, dei numeri. Volevo sapere se ci potevi dire qualcosa in più su come vengono letti o capiti anche questi numeri. Allora, ci sarebbe tanto da dire sulla numerologia e qui direi che sforeremo totalmente il tempo, però vi faccio qualche esempio interessante. Per esempio, vedete, la lama, l'arcano numero 4, che è questo, vedete, questo, o il 9, vi prendo in considerazione, che faccio vedere anche a voi. Vedete che normalmente 4 dovrebbe essere scritto con un bastoncino 1 e 5, cioè alla romana sarebbe 5 meno 1. E la stessa cosa per il 9, certo. 1 meno 10, no? Per ottenere il 9. E invece nei tarocchi vedete che no, si aggiunge, perché questa proprio non è che i cartieri si sbagliassero, cioè inventassero delle cose, perché proprio l'idea filosofica che sottende ai tarocchi non si sottrae mai, ma si aggiunge qualcosa. Quindi è veramente una filosofia estremamente positiva. Poi, come dire, allora possiamo anche divertirci, è la parola, ma insomma approfondire la conoscenza dei tarocchi, per esempio lavorando con le coppie. Allora, noi sappiamo che il numero più alto dei tarocchi, se lo trovo adesso velocemente, comunque è il 21. Ok. Non so più dove l'ho messo, dove è andato a finire, vabbè, pazienza. Comunque il 21, che è il mondo, è l'ultima lama, e quello è il numero più alto che troviamo nei tarocchi. Okay? Possiamo per esempio procedere a una riflessione sui tarocchi come prendendo il 21 come cifra massima. Okay? Quindi se non vado oltre il 21 posso dire che prendo il matto, che non ha numero, anche se non è 0, e aggiungo la lama 21. Quindi il matto e il mondo. E che cosa mi ispira a questo? Oppure posso prendere il bagatto, che è il numero 1, e la 20, che è il giudizio, la trasformazione, la somma fa 21, e vedere questa coppia, bagatto, giudizio, che cosa mi ispira, ma proprio osservando le carte. Quindi anche una conoscenza e una meditazione fondamentalmente, senza bisogno troppo di... Rimango con la carta e vedo, vi faccio l'esempio, prendiamo 2 secondi di tempo,
Per esempio, vedete, questo lo sappiamo che il matto non ha Non ha numero, numeri, perché sì. non ha numero? Perché il matto è la persona che fa la domanda, quindi teoricamente qui dovrebbe esserci scritto il nome della persona che fa la Che domanda. fa la domanda, Ok? ok. Però se prendiamo questo esempio, per fare la somma totale di 21, prendo 0, anche se non è 0, 21, e sto con questo e osservo che cosa viene fuori da queste due carte, una di fianco all'altra. Ok. È una piccola pratica meditativa anche di approfondimento e di conoscenza su di sé, basata per esempio sull'uso dei numeri. Ok. E può essere fatta in modo, come dire, può essere, cioè i tarocchi sono molto creativi, Sì, quindi non si limitano. no, mentre l'astrologia, chiaramente ci sono delle scuole anche nei tarocchi, però in astrologia veramente ci sono delle scuole di lettura che sono ben precise. Nei tarocchi ci sono delle basi, ci sono degli orientamenti, Certo. però è vero che molta parte viene lasciata alla sensibilità e alla creatività della persona che interpreta la carta. Ok, grazie. È stata Siamo chiara? entrati un po' sì, sì, ma perfetto. Nei meandri. Perfetto. Donc maintenant, on a un peu touché à l'astrologie, un petit peu au tarot. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer le lien que tu fais entre l'astrologie et le tarot? Oui, alors ça c'est une question assez complexe. Voilà. Vous avez 4 heures. Et en même temps, vous avez 4 heures? Non, non. Alors, bon, alors, pour moi, parce que bien évidemment, là, on rentre vraiment dans la subjectivité, hein, c'est-à-dire comment moi je le ressens, et je pense que c'est ça qui est intéressant en Oui, même aussi. temps, voilà. C'est pour ça que vous êtes là, rassurez-moi. oui. Absolument. Donc, vraiment l'élément en commun, c'est la partie ésotérique, c'est-à-dire voilà, tout ce qui est un peu sort à peu près de l'ordinaire, on peut dire ça comme ça, mais surtout les symboles. La force du symbole qu'on retrouve aussi bien dans le langage, étant donné mes formations précédentes, je peux utiliser ces termes-là, dans les langages astrologiques, qui est un véritable langage, et dans les langages tarologiques du tarot, qui est un véritable langage aussi. Alors, dans l'approche astrologique, qu'est-ce qui se passe? Dans l'approche astrologique, voilà, je vous ai expliqué un peu au départ, vous m'avez posé la question, qu'est-ce que c'est qu'un thème, une carte du ciel? Donc, c'est comme si on décrivait les éléments qui ont caractérisé la personne à la naissance. Et cela, c'est pour aider la personne à se connaître un tout petit peu mieux. Donc ça, c'est une vision globale. Ensuite, on peut utiliser l'astrologie, par exemple, pour faire une révolution solaire au moment de l'anniversaire, donc voir comment sera l'évolution de l'année qui va venir, ou alors pour interpréter un transit, c'est-à-dire la position d'une planète à un moment donné par rapport au thème de naissance. Et là, essayer de l'interpréter pour voir qu'est-ce qui se passe en ce moment, pourquoi, souvent c'est parce qu'il y a des blocages, des difficultés, ou alors parce qu'il y a une curiosité, on a un rendez-vous avec la vie, une épreuve importante, une étape importante de sa propre existence, donc on veut savoir quelle va être l'énergie qui va arroser, c'est qu'à dire, cet événement-là. Et ça pourquoi? Pour donner un conseil en tout cas, ou pour donner à la personne qui pose la question le plus d'éléments possibles pour affronter ces moments-là, pour affronter cette question-là dans la meilleure condition possible. Et qu'est-ce que ça veut dire dans la meilleure condition possible? C'est-à-dire en étant, oui, en français je vais y arriver, en étant le plus possible consciente de ce qui lui arrive. Et consciente de ce qui sont les éléments qui l'entourent et qui sont en elle-même. Okay. Donc c'est ça vraiment, je trouve, pour l'astrologie. Et on le retrouve aussi dans les tarots sous une autre forme, parce que la forme physique n'est pas effectivement la même. Les tarots permettent aussi de répondre à des questions probablement, je ne sais pas si c'est plus immédiate, mais les gens ont souvent cette impression-là, vous voyez, un peu plus précise, est-ce que je dois faire cette formation, oui ou non, enfin vous voyez, quelque chose comme ça, est-ce que je vais déménager, oui ou non, des questions un peu plus simples si vous voulez, mais aussi ça peut aider à aller profondément en soi, avec une connaissance profonde, spirituelle, j'ose les termes, bien sûr, de soi-même et de l'existence. Et effectivement, on peut aussi faire une lecture des tarots, par exemple, en début d'année, pareil, si vous voulez, au moment de l'anniversaire, donc c'est pareil, on peut faire une lecture, ou au moment où il y a effectivement un tournant de la vie, un événement particulier. Oui. Vous voyez, on retrouve quand même des éléments qui sont des ponts entre les deux, et toujours avec la force du symbole. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'entends.
Et souvent d'ailleurs, quand je pratique la tarologie, je demande à la personne si elle est d'accord de me donner les éléments pour dresser son thème natal, Oui, que je ne vais pas bien sûr. interpréter complètement, mais qui va m'aider comme point de départ, comme base et même comme point de repère pour ajouter des informations. Mhm. Donc il n'y a pas de télescopage du tout, même il y a un enrichissement réciproque. Voilà, je sais, en français, donc c'est toi qui m'as posé la question, je sais plus. Je suis perdue. Voilà. Allez. Molto sì. Allora abbiamo visto un Adesso po'. basta, l'ultima però. No, più che altro sì, però dobbiamo finire un attimo su sta cosa tra astrologia e tarologia. Sì, ok. Tu hai spiegato un attimo in francese un po', non so come dire, la comunicazione che c'è tra l'uno e l'altro. Sì. E io vorrei sapere se ci potresti dare un esempio di analogia tra l'astrologia e la Degli tarologia. esempi concreti tu vuoi, perché adesso bla bla bla, tu vuoi degli Se mi esempi puoi far concreti. vedere sì qualcosa di più. Pragmatismo, ok. Beh, la prima cosa che viene in mente sicuramente sono gli elementi, i 4 elementi naturali, acqua, aria, terra e fuoco, sì. di cui abbiamo parlato Appena parlato prima. in precedenza. E usiamo le carte che chi mi segue sa che uso e che so che vi piacciono fra le altre cose. Quindi sappiamo per esempio che i denari, abbiamo detto, Mhm. che troviamo nei tarocchi, adesso non li trovo, per il momento, vabbè, so per dire questa parte dei denari, sappiamo che rappresentano l'elemento terra, la parte materica, la materia, la parte concreta, il bisogno, la parte pratica e pragmatica, e quindi corrisponderanno effettivamente per analogia ai segni di terra, che i 3 segni di terra che sono il toro, vi faccio vedere che sono troppo carini, la Vergine, voilà, e poi abbiamo il Capricorno, che è un po' meno carino, no scherzo, scusate Capricorno, vabbè. Poi abbiamo effettivamente, se continuiamo in questo modo, dopo i denari, pensiamo, scusate, ai bastoni, se li trovo, che sono l'elemento fuoco, vabbè non importa comunque, e che rappresentano quindi l'azione, l'energia, l'iniziativa e che corrisponderanno quindi ai 3 segni di fuoco dell'astrologia, che sono l'Ariete, la vostra servitrice qui presente, come Sole, come ascendente non lo sapete. E adesso facevo troppo la simpatica, che cosa ho perso? Mi sono persa, voilà, l'altro segno di fuoco che è il Leone, segno di fuoco fisso, e poi l'ultimo che è Sagittario, che è segno di fuoco mutevole o mobile. Ok? Poi se continuiamo così, visto che vi piace, vi interessa quello che sto dicendo, e quindi le spade che troviamo effettivamente nei tarocchi e che rappresentano, qui abbiamo il Cavaliere di Spade, lo vedete per esempio, che rappresenta l'aria, quindi l'intelletto, la logica, il raziocinio, la ragione, la comunicazione, il movimento per esempio anche, e quindi corrisponderà ai 3 segni d'aria, ok? L'aria anche dell'astrologia, in cui abbiamo l'aria primaverile dei Gemelli, che è quella, possiamo dirlo di oggi, non so quando sarà pubblicato il video. Comunque vabbè, ho spoilerato, scusate. E poi mi manca un'area, l'aria della bilancia, che è l'aria dell'autunno, e l'aria dell'inverno, segno fisso, che è l'acquario, e poi per finire con le coppe, che rappresentano l'elemento acqua, l'emozione, il sentimento, il sentire, l'intuito, l'abbiamo già parlato prima ampiamente, le ho anche fatte vedere con i 3 segni di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Poi se veramente, vi ho detto, vogliamo continuare con le analogie, ma poi a un certo punto mi fermo, se no il video diventerà lunghissimo. Per esempio il carro, la lama 7. Allora, sempre quando cerco le carte, voilà, la lama 7, il carro, lo vedete questo, che indica l'impulso ad agire, indica anche l'azione di successo, indica l'espansione, l'eccitazione, ma possiamo un po', ci fa pensare a Giove, ci fa pensare al Sagittario, ma non solo, attenzione, però sì, quindi ci può essere un'analogia. L'altra analogia che salta agli occhi sicuramente è la lama 9, di cui abbiamo parlato prima con la numerologia, che è l'eremita, e l'eremita che rappresenta il tempo che passa, la solitudine, l'isolamento, eccolo qua, fra le altre cose, ma non solo, fa pensare a cosa? A quale pianeta? A Saturno e al Capricorno. Quindi c'è sempre un... Sempre, spesso sì, e l'ultimo esempio che vi faccio è la lama di cui spesso la gente ha paura, ed è questa l'arcana
arcano senza un nome, la po'. 13, che rappresenta che cosa? Il fatto di morire per rinascere, il ciclo. Per passare a qualcos'altro bisogna eliminare ciò che ci impedisce di passare a qualcos'altro e quindi ci fa pensare, fra le altre cose, a Plutone e allo Scorpione. Ok. E finisco con la lama 18, che è la luna, che rappresenta il mondo dei sogni, che rappresenta anche questa l'intuito, l'inconscio, i cicli lunari, e quindi fa pensare alla luna, chiaramente la carta porta questo nome, al cancro, ma anche a Nettuno e ai pesci. E mi fermo qui perché sennò ce ne potrebbero essere altre. Ho risposto un pochino alla tua Grazie domanda? mille, sì. Va bene, metto in ordine. Cioè, volevamo un esempio un po' più concreto, diciamo, di come corrispondono questi due mondi. Bene, avete altre domande o Io ho fatto il giro. avete fatto il giro? Allora a questo punto ho una domanda io. Posso farvela? Cambiamo i ruoli. Rovesciamo i ruoli. Allora, avete voi una domanda da fare ai tarocchi? Volete che facciamo una lettura veloce di un qualcosa? Fate una domanda e tirate una carta e io l'interpreto. Avete una domanda da fare? Silenzio Tu veux totale. commencer, Claire? Tu veux... Comme vous voulez. Moi, je... Vas-y, Vas-y. J'y t'as ta vais. question prête. Alors, vado in Non italiano. ce n'è pas un'obbligazione, Claire. Vado in devi fare- italiano o vado in francese? Più che altro Va a per la questo mia domanda. punto come vuoi, visto che Allora poi- vado in italiano, Sì. faccio una piccola premessa, quindi faccio già in francese, Sì. però vabbè. Quindi io faccio scuola lavoro, Sì. mi trovo abbastanza bene a scuola, imparo tante cose, quindi va benissimo, il lavoro anche, ma ho qualche piccolo, ecco, Piccola remora. esatto, a destra e a sinistra, e quindi volevo sapere, avendo forse la possibilità di cambiare, rimanendo ancora un anno di scuola lavoro, perché sono 2, racconto un po' la mia vita, però va bene, e quindi volevo tirare una carta per capire se ero nel posto giusto o se magari bisognava ampliare o cambiare. Allora io leggo rotta. sempre il taglio del mazzo, quindi ti chiedo di tagliare il mazzo. Oh, brava. Voilà. Ok. E scegli una carta. Ok, quella che voglio io in mezzo a Sì, tutte assolutamente. queste. Prendiamo questa, via. Quindi la tua domanda era sul Sul lavoro, diciamo, Sì. su cambiare, non cambiare, rimanere, forse il posto giusto o no. Beh, direi che i tarocchi ti aiutano e non ti aiutano. Ecco. La 18 è la 6, il taglio è la 18, la luna, Mhm. e quella che è venuta fuori è la 6, l'innamorato. Ok, Allora, l'innamorato. la luna mi parlerebbe di un cambiamento sicuramente, e fra le altre cose, ma anche di qualcosa, di una situazione che non è chiara, per esempio. Ok. Quindi di seguire comunque un po' l'intuito, sicuramente, Ok. quello che senti, anche perché io so qual è il tuo tema natale, Sì, qui non lo quindi- svelo, ma insomma c'è una parte importante di questo. E l'innamorato mi fa pensare effettivamente a una comunicazione orizzontale, comunque al fatto che c'è un'indecisione Ok, quindi siamo proprio nella... nella descrizione. Allora, possiamo, adesso qui non abbiamo tempo, magari che sennò il video diventa molto Sì. lungo, potremmo anche aggiungere delle carte per cercare di capire. A volte però i tarocchi non danno una risposta secca perché considerano che c'è ancora qualche step, Sì, qualche passo esatto, da fare. Sicuramente questa è una carta, la carta dell'innamorato, che parla comunque di una comunicazione orizzontale, cioè di parlare attorno a te, di scambiare, Di di scambiare, parlare, esatto. E questo, guarda, lo faccio vedere, questo è il taglio, per esempio. Sono io. Quindi magari non sei troppo soddisfatto della risposta, No, però però secondo me ti bisogna dà continuare, vuol dire, esatto, in questa esatto, riflessione che sto esatto, avendo. non è una riflessione, direi, giusta, il Ok. fatto di dire rimango o non rimango, vado da qualche Sì. altra parte. Il taglio fa pensare che ci può essere un cambiamento, però fa pensare proprio anche al fatto dell'intuito, al fatto di seguire un po' Cosa quello che sento senti, dentro e... ma anche che la situazione non è molto chiara, quindi forse non è il momento preciso per prendere la una decisione decisione, radicale, infatti si sì. vede l'indecisione fra questa carta, potrei parlarne molto, il futuro, il passato e il Sì, futuro, come cosa è dicevi. successo, andare verso qualcosa di nuovo, ma insomma magari ne parleremo Sì, separatamente. dopo. Grazie. Et Claire, toi tu as une question ou pas? C'est pas une obligation. Hein. Bah, en soi, oui, il y a des questions, on en a toujours, j'ai envie de dire, mais oui, du coup, bah, la question que j'ai actuellement, que je pense que tu connais déjà, c'est un peu de savoir si effectivement je vais réussir à sortir de la période de chômage dans laquelle je suis encore actuellement.
Au chômage, on ne peut pas dire chômage parce C'est que tu vrai. fais beaucoup de choses. Mais disons, c'est ton intérêt à trouver un poste Ouais, c'est ça. Un premier poste, voilà, en tant que salarié. Voilà, c'est ça, plutôt en ça. sortant l'idée. d'études, effectivement. En sortant d'études, parce que là, on a des exemples d'éternels étudiants. Non, c'est pas vrai. Un exemple des jeunes qui cherchent, qui se posent des questions et qui ajoutent à chaque fois des couches de connaissances et qui font des expériences. Donc, voilà. Et qui souvent, parfois, ajoutent des couches de connaissances qui ne sont pas forcément dans la lignée de ce qu'ils Oui, ont faire fait, mais ils vont première- chercher ailleurs. Et je trouve ça absolument, en revanche, très cohérent avec les temps que nous sommes en train de vivre. Et c'est pour Merci. moi une grande qualité, parce que c'est un exemple d'ouverture mentale. Voilà, là, vous commencez à apprendre des choses sur moi. Coupe. Ok. Voilà, hop là. D'accord. Et tu cherches, tu choisis une carte. Hop. Ah, l'étoile, c'est une très belle carte. La papesse me parle d'intérieur, en revanche. Me parle, alors, ça peut être aussi Ramène à ton niveau. ça. C'est vrai, voilà, elle perd jamais le nord. C'est la lame que je mets dans mon logo. Donc, forcément, une très belle carte. Non, la papesse peut me parler aussi de la signature d'un contrat. D'accord. Et ça, c'est vraiment. Mais c'est aussi une carte d'intérieur. Donc, ça pourrait vouloir dire aussi rester à l'intérieur. Donc, pas forcément sortir. Mais là, si vous voulez, c'est une très belle carte. Hein. Voilà, c'est une carte qui dit d'abord que tu es sous une bonne étoile. Et ensuite que tu vas déverser quelque chose à l'extérieur. C'est-à-dire que tu vas partager. C'est une carte aussi de créativité, d'authenticité. Voilà, c'est une carte qui parle de beaucoup de choses positives dont je te parlerai un peu à part. Voilà, donc je ne vais pas tout déflorer par rapport à la lecture de ces deux jeunes, mais c'était juste pour voilà, faire une petite pratique en direct avec vous, très rapide, avec une question et une réponse assez sèche finalement, juste avec une carte. Vous avez d'autres questions? Je pense qu'on avait fait le tour des points, qu'on voulait aborder. en tout cas les premiers points qu'on Absolument. voulait aborder. Alors, à ce moment-là, je vous dirais que si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à m'écrire à mon mail, mariacristina.astrotarot avec un T à la fin @gmail.com, et je ferai une autre vidéo où je répondrai à toutes vos questions. Même dans les commentaires si vous avez des questions. Voilà, On exactement. regarde partout. Voilà, on regarde partout, on fouille partout, on regarde partout. Donc écrivez si vous avez des questions que nous n'avons pas posées ici, si vous avez des interrogations qui peuvent être assez générales, c'est vrai, pour intéresser tout le monde. C'est sûr que si vous me dites j'ai la lune par-ci, voilà, essayez de rester sur des thématiques un peu générales. Mais écrivez-moi, che se sia in back, che se sia effettivamente per mail, quindi ve lo dico anche in italiano, scrivetemi se avete altre domande alle quali non abbiamo risposto oggi, sono convinta che ce ne sono altre, quindi scrivetemi al mio indirizzo Gmail mariacristina.astrotarot @gmail.com e riunirò tutte le domande e faremo con Claire un altro video in cui risponderò alle vostre domande. Pietro, Alberto, non so se ci sarà perché così è Vediamo. se vuole esserci è benvenuto, però non obbligo nessuno. Allora, volevo semplicemente, questo lo vedete, è un piccolo oracolo, si chiama Magie della Luna, e volevo così leggere una cartina, un messaggino per tutti noi, per ringraziarvi anche di essere arrivati alla fine di questo video. Naturalmente se il video continua in italiano vi è piaciuto mettete il pollice, abbonatevi, attivate la campanellina di notifiche, diffondete il video naturalmente e scrivetemi in basso al mio indirizzo email che figura nella descrizione. Alors, taglio semplicemente, en français je vous le dis, non, vous le savez en français, hein? Pouce, petite clochette de notification, abonnez-vous, écrivez-moi, et Instagram, allez voir ma page Instagram qui s'appelle Astro Tarotina, hein? Donc je vous invite à aller la voir. Voilà, qu'est-ce que ce petit oracle nous dit pour aujourd'hui? Aujourd'hui, pleine lune. Voilà, c'est un oracle de pleine lune, donc on ne dévoile rien, mais si on dévoile quand même, hier c'était pleine lune. Donc la vidéo va être publiée dans 15 jours, donc c'est pas un hasard. Un potentiel, je le dis en français, je le traduis. Un potentiel énergétique est à ta portée. Les moments est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être.
voilà, è venuto fuori un consiglio per la luna piena e oggi, lo dico, insomma, tanto il video sarà pubblicato fra 15 giorni, ieri era luna piena, quindi non è un caso che sia venuto fuori questo, e dice il potenziale energetico è alla tua portata, è venuto il momento di prendere cura dei tuoi bisogni, di ascoltare le tue emozioni e di mettere, di creare praticamente i rituali necessari al tuo benessere, quindi pensate a voi, prenez soin de vous, prendete cura di voi. Grazie Pietro Alberto, grazie delle risposte. Merci beaucoup Claire e merci beaucoup, grazie mille, merci a tutti voi di avermi ascoltato e di avermi concesso una parte del vostro tempo, de m'avoir écouté, de m'avoir accordé une partie de votre temps. Merci à tous Ciao ciao. et à toutes.